conosci? No! Buonasera o buongiorno in base a quando ci starete ascoltando. Buonanotte. Noi siamo in una via di mezzo, ma non vi dico quale. L'unica cosa che vi posso dire è che non ci siamo stufati, ma siamo arrivati alla puntata 13. Parla per te. Vabbè, però porta sfiga la puntata 13. Sì, assolutamente. Poi aspetti di arrivare a quella 17 che... Oh! Allora, visto che dobbiamo comunque farci sentire, vedere, notare, ricordiamo che ci potete trovare sulle pagine Instagram e Facebook o direttamente sui canali YouTube e Spotify dove carichiamo gli episodi. Se non ci bannano. No. Tra l'altro su Spotify, cercando la playlist Epiclottidea, potrete recuperare anche i brani originali che abbiamo trattato fino ad oggi. Se valutate interessante ciò che proponiamo e volete darci una mano, potete seguirci appunto su Instagram o Facebook o semplicemente ascoltarci, magari iscrivervi ai canali YouTube e Spotify mettendo un apprezzamento o un commento. Saremo felicissimi di poter interagire con voi. Mi raccomando, noi siamo a vostra disposizione. Difficile dare una collocazione geografica a questa band, difficile dare un genere a questa band, difficile dare un nome a questa band, quindi non lo facciamo. Ma loro ci sono riusciti e quindi oggi parliamo dei I Hate My Village con il brano Erbaccia, che non è una parolaccia, ma album e brano sono del 2024 e la copertina è veramente da fattoni. Drughi. Eh sì, quindi mi piace un treno. Perché sei un drughi? Perché sono un fattone. I Hate My Village è un supergruppo italiano nato nel 2018 dall'incontro tra alcuni dei musicisti più visionari della scena alternativa: Adriano Viterbini della Bud Spencer Blues Explosion, Fabio Rondanini, Calibro 35 e After Hours, Marco Fasolo, Jennifer Gentle e Alberto Ferrari dei Verdena. La band fonde afrobeat, blues, rock e math rock in un sound ipnotico e tribale, dove groove africani si intrecciano con psichedelia e detto corretto? Psichedelia? L'ho detto corretto? Psichedelia? Si intrecciano con psichedelia e sperimentazione. Il loro primo album omonimo, I Hate My Village del 2019, ha segnato un debutto esplosivo, POM! Seguito dall'EP Gibbone del 2021 e dal già citato Nevermind the Tempo. Con una forte attitudine live e una visione sonora globale, I Hate My Village si sono imposti come una delle realtà più audaci e libere del panorama italiano, ricevendo anche la targa Musica da bere del 2021. Alcolizzati. Una band che non cerca il consenso, ma l'istinto, una super band come non si vedeva da tempo. Scordatevi i riff potenti, la batteria incalzante, i testi onirici. I musicisti coinvolti in questo progetto spiazzano tutti e pescano dalla loro passione per la musica africana. Musicisti chiusi in una stanza alla ricerca del ritmo, di energia e del groove, e da questo punto di vista il risultato è più che soddisfacente, o no? No! Il brano di oggi, Erbaccia, è uno dei pezzi più visionari e obliqui di questo gruppo. È una jam lenta e ipnotica dove la band abbandona ogni struttura convenzionale per immergersi in un paesaggio sonoro disturbato e profondamente emotivo. Il ritmo è inquieto, la melodia sembra provenire da un altro pianeta e la voce di Alberto Ferrari si muove tra sussurri e distorsioni. Il brano celebra l'imperfezione, l'errore, il glitch come forma di bellezza. Tu glitchi? No! Erbaccia non è solo una canzone, ma un manifesto, un elogio alla libertà creativa, alla dissonanza, alla rottura delle regole. È il suono di una band che si rifiuta di essere addomesticata. Armonici e layer di chitarra super effettati si matchano perfettamente con Yo di Alberto Ferrari, storica voce dei Verdena, creando una sorta di sinalefe in musica. Il basso di Fasolo produce un suono profondo, veramente unico, roboticamente umano, che strazia l'ascoltatore e tra la chitarra che perdura nel suo riff di armonici e il martellante clap della batteria elettronica di Fabio Rondanini, fa capolino il testo, cantato in inglese. Ferrari comincia a muovere un tema di chitarra che ricalca la melodia vocale, accompagnandola in un panorama musicale sintetico, spappolato, quasi deforme. love to
La chitarra di Viterbini comincia ad incidere il profondo tessuto fin qui costruito come un bulino su una lastra di metallo corrosa dall'acido. Si cerca una via sotterranea, coerente e tangibile, un punto d'appoggio su cui costruire un tema ricorrente. Il suono di chitarra sembra emergere puro, neutro, cristallino, ma viene fagocitato da questo sound lisergico e sospeso, comandato dalla voce padrona, ridondante di effetti di Ferrari. D'altra parte, dell'erbaccia, specialmente quella sintetica, è molto difficile emergere. Fiume, insomma. Sì, suonano diverso da tutto, quello che siamo abituati ad ascoltare nelle produzioni italiane, e diverso da quello che solitamente suonano gli artisti coinvolti. Non che questa sia una nota negativa, ma di certo non attirerà verso di sé il grande pubblico, ma in tutto l'ascolto traspare chiaro il divertimento dei quattro nel creare questo lavoro, e quindi, insomma, vaffanculo, giusto così, che sì, piacciono. dai. Nevermind the Tempo vuole essere un elogio all'imperfezione, alla perdita dell'attimo, e citando Viterbini stesso vuole viaggiare attraverso i suoni dell'Africa senza sembrare un turista bianco, come autodistruggersi in modo creativo e come far transitare parole e suoni senza badare troppo alla narrazione. Un po' alla fine, dai, come facciamo noi con questo podcast, no? Sì, cioè noi proviamo a fare qualcosa di diverso, proviamo... E non ci caga nessuno. No, quindi ci autodistruggiamo in questa convinzione che interessi, però alla fine... Cosa? No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Ferrari comincia a muovere un tema di chitarra che ricarica la melodia vocale. Ricalca. Cosa ho detto? Ricarica. Boh, Sa. Gratta. Adesso non gratta più. Anche dopo una registrazione gratta. Dopo te ti incazzi. Quindi siamo sempre da capo, capisci? Ma la Madonna del rinculo. Vai Dada Pascolo! Ma. Come facciamo qui? Schivi di poppi. Lucrezia, ma ti è cresciuto il cazzo. Era da dire. Era da dire. Ma stai già registrando? Dove mo, stronzo? Finita.